Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un contadino che portò la sua mucca alla fiera e la vendette per 7 talleri. Mentre tornava a casa, dovette passare vicino a uno stagno e da lontano sentì le rane croacare. Aik, 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 aik. Beh, pensò, stanno facendo rumore senza motivo. Ho 7 talleri, non 8. Quando arrivò allo stagno, urlò loro, animali stupidi. Non lo sapete? Sono 7 talleri, non 8. Ma le rane continuarono a croacare. Aik, 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 aik. Va bene, se non mi credete, posso contarli per voi, disse, tirando fuori i suoi soldi e contando i 7 talleri, sapendo che ci sono 24 groscini in un tallero. Le rane, però, non prestarono alcuna attenzione e continuarono a croacare. Aik, 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 aik. Cosa? Urlò il contadino infuriato. Poiché pensate di sapere meglio di me, contateli voi stessi. E così gettò tutti i suoi soldi nell'acqua. Rimase lì ad aspettare che le rane finissero di contare e gli restituissero i suoi soldi, ma le rane continuarono a croacare il loro aik, 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 senza restituire nulla. Aspettò a lungo finché non venne sera e dovette tornare a casa. Così urlò alle rane: «Sparate d'acqua, stupidi imbecilli! Potete gridare così forte da farmi male alle orecchie, ma non sapete contare fino a 7 talleri. Pensate che io rimanga qui finché non avete finito?» Detto ciò, se ne andò, ma le rane continuarono a croacare aik, 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 finché non arrivò a casa, ancora piuttosto arrabbiato. Più tardi comprò un'altra mucca, che uccise, pensando che se avesse venduto bene la carne avrebbe guadagnato tanto quanto valevano le 2 mucche, oltre a tenere la pelle. Così, quando arrivò in città con la carne, un gran gruppo di cani si radunò al cancello, con un grande levriero che li guidava. Il levriero si avventò sulla carne, la annusò e abbaiò. Vau! Vau, vau, poiché il cane non si fermava. Il contadino disse: «Sì, sì, so che dici vau. Vau, vau perché ne vuoi un po', ma sarei nei guai se te la dessi». Il cane abbaiò di nuovo. Vau. Vau, prometti di non mangiarla tutta e ti assumerai la responsabilità dei tuoi amici. Il cane rispose: «Vau, vau, vau. Va bene, se insisti, la lascerò per te. Ti conosco e so chi è il tuo padrone. Ma devo avere i miei soldi entro 3 giorni, o saranno guai per te. Devi portarli a me». Poi scaricò la carne e tornò indietro. Mentre i cani saltavano sulla carne abbaiando forte. Vau, vau. Il contadino, che li sentì da lontano, pensò: «Ora la vogliono tutti, ma il grosso è responsabile per me». Quando passarono 3 giorni, il contadino pensò: «Stanotte i miei soldi saranno nella mia tasca», ed era molto felice. Ma nessuno venne a pagarlo. «Non si può fidare di nessuno al giorno d'oggi», disse, e alla fine perse la pazienza e andò dal macellaio a chiedere i suoi soldi. Il macellaio pensò che stesse scherzando, ma il contadino insistette: «Parlo sul serio. Non ti ha portato il grande cane tutta la mucca 3 giorni fa?» Allora il macellaio si arrabbiò, afferrò un manico di scopa e lo cacciò via. «Aspetta», disse il contadino, «c'è ancora giustizia nel mondo». E andò al palazzo reale a chiedere un incontro. Fu portato davanti al re, che sedeva con sua figlia, e gli chiese quale fosse il suo problema. «Oh», disse il contadino, «le rane e i cani hanno preso ciò che è mio, e il macellaio mi ha pagato con un bastone», e raccontò loro tutto ciò che era accaduto. La figlia del re cominciò a ridere molto, e il re disse:
Non posso darti giustizia in questo, ma avrai mia figlia come tua sposa per questo. Non ha mai riso così in vita sua. E ho promesso di darla a chiunque riuscisse a farla ridere. Dovresti ringraziare Dio per la tua buona sorte. Oh, rispose il contadino, non la voglio. Ho già una moglie, e una è già troppo per me. Quando torno a casa, è come avere una moglie in ogni angolo. Allora il re si arrabbiò e disse: Sei un contadino scortese. Ah, signor re, rispose il contadino, cosa puoi aspettarti da una mucca, se non carne? Fermati, disse il re, riceverai un'altra ricompensa. Vai ora, ma torna tra 3 giorni e riceverai 500 taleri contati. Quando il contadino uscì dal cancello, la guardia disse: Hai fatto ridere la figlia del re, quindi sicuramente riceverai qualcosa di buono. Sì, penso proprio di sì, rispose il contadino. 500 mi devono essere pagati. Ascolta, disse il soldato, dammi un po' di essi. Cosa puoi fare con tutti quei soldi, dato che sei tu? Disse il contadino. Puoi avere 200. Torna tra 3 giorni dal re e li riceverai. Un ebreo, che era vicino e aveva sentito la loro conversazione, corse dietro al contadino, gli afferrò il mantello e disse: Oh, che persona fortunata sei! Lo cambierò per te. Lo cambierò in monete piccole. Cosa te ne fai dei grandi talleri? Ebreo, disse il contadino, puoi avere 300. Dammeli in monete adesso. E tra 3 giorni il re ti ripagherà. L'ebreo fu felice di questo affare e portò i soldi in brutti groscini, 3 dei quali valevano 2 buoni. Dopo 3 giorni il contadino tornò dal re come comandato. Togliti il mantello, disse il re, e avrai i suoi 500. Oh, disse il contadino, non mi appartengono più. Ho dato 200 alla guardia. E l'ebreo me ne ha cambiati 300, quindi in realtà non ho affatto nulla. Nel frattempo, il soldato e l'ebreo entrarono e reclamarono ciò che avevano guadagnato dal contadino e ricevettero la loro punizione contata. Il soldato lo accettò pazientemente ed era già abituato, ma l'ebreo disse tristemente: Oh, sono questi i pesanti talleri? Il re non poté fare a meno di ridere del contadino, e poiché non era più arrabbiato, disse: Poiché hai perso la tua ricompensa prima ancora di riceverla, ti darò qualcos'altro al suo posto. Vai nella mia camera dei tesori e prendi quanti più soldi vuoi. Il contadino non ebbe bisogno di essere detto 2 volte e riempì le sue grandi tasche con tutto ciò che poteva. Dopo andò in una locanda e contò i suoi soldi. L'ebreo lo seguì e lo sentì mormorare tra sé: Quel re subdolo mi ha ingannato dopo tutto, perché non poteva semplicemente darmi i soldi lui stesso, così saprei cosa ho davvero. Come posso sapere ora se ciò che ho messo nelle mie tasche è giusto o no? Oh caro, pensò l'ebreo, quest'uomo sta parlando male del nostro signore il re. Correrò a dirlo e riceverò una ricompensa e lui sarà punito. Quando il re sentì ciò che il contadino disse, si arrabbiò molto e ordinò all'ebreo di portare il contadino da lui. L'ebreo corse dal contadino: Devi andare subito dal re con i vestiti che indossi. Lo so meglio di così, rispose il contadino. Prima farò fare un nuovo mantello. Pensi che un uomo con così tanti soldi in tasca debba andare con un vecchio mantello stracciato? L'ebreo vide che il contadino non sarebbe andato senza un altro mantello. E poiché temeva che se il re si fosse calmato, avrebbe potuto perdere la sua ricompensa e il contadino la sua punizione, disse: Ti presterò un mantello per amicizia, solo per poco tempo. Cosa non fa la gente per amore? Il contadino fu felice di ciò e indossò il mantello dell'ebreo, poi partì con lui. Il re rimproverò il contadino per le cattive cose che l'ebreo gli aveva detto. Oh,
disse il contadino, ciò che dice un ebreo è sempre falso, niente di vero esce dalla sua bocca. Quel furfante è capace di dire che ho il suo mantello addosso. Cosa? Urlò l'ebreo. Non è il mantello mio? Non te l'ho prestato per gentilezza per farti apparire bene davanti al re. Quando il re sentì questo, disse, l'ebreo ha sicuramente ingannato uno di noi, Omeo il contadino, e ordinò che al contadino venissero dati alcuni talleri duri. Il contadino tornò a casa con il bel mantello, con buoni soldi in tasca e pensò tra sé, questa volta ho avuto fortuna. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.